Buongiorno a tutti e bentornati sul nostro canale Mouth to Lounge. Oggi vi porteremo alla scoperta di un nuovo atomizzatore di casa Extra Mild Vape e si tratta del Monad RDTA. Il Monad RDTA arriva in una busta di plastica sigillata con un adesivo olografico riportante il modello dell'atomizzatore. All'interno troveremo la confezione del nostro atomizzatore e un contenitore in materiale plastico dove all'interno ci saranno eventuali add-on acquistati a parte oppure delle spare parts. Questa è la vera confezione dell'atomizzatore con il marchio del modder. Si tratta di una vera capsula in alluminio piuttosto che acciaio. Svitando la nostra capsula andremo a scoprire il nostro atomizzatore montato su una comodissima basetta per rigenerazione. Ora vi mostro l'atomizzatore. L'atomizzatore è realizzato in acciaio SS316. Noterete questo disegno asimmetrico che nel tempo è diventato un po' il marchio di fabbrica di Extra Mild Vape. L'atomizzatore mostra una satinatura superficiale alternata ad una lavorazione praticamente a specchio di alcune componenti. Il grado di finitura è veramente ai massimi livelli. Come dal nome dell'atomizzatore, ovviamente questo, essendo un RDTA, avrà il liquido che andrà nella parte inferiore del tank e in qualche modo risalirà in superficie per andare ad alimentare la nostra coil. Di serie l'atomizzatore arriva con dei fori da 2x0,8 mm, in opzione è previsto il top cap con fori da 2x0,6 mm oppure da 2x1 mm. L'attacco del drip tip che non è fornito di serie nell'atomizzatore è il classico 510, ma ora andremo a vederlo all'interno in ogni suo particolare. Questo è il deck dell'atomizzatore. Sul deck dell'atomizzatore sono presenti i due fori che consentiranno all'aria di andare a colpire la coil che è montata in questa posizione. Qua abbiamo il foro di refill e qui avremo le due vasche dove andrà infilato il cotone. Il tank è realizzato in policarbonato, avremo due o-ring esterni che saranno quelli che dovranno assicurare il nostro top cap al corpo dell'atomizzatore. Nella parte inferiore avremo il marchio Extra Mild Vape e il modello del nostro atomizzatore, che in questo caso è il Monad. L'atomizzatore è realizzato veramente da pochi pezzi. Avremo il nostro tank, il pin del positivo con il relativo isolatore in PIC, il nostro fondello e il nostro center pin con il relativo isolatore e due o-ring che servono come distanziatori una volta che vengono infilati all'interno del fondello. All'interno del top cap noteremo la stampigliatura adatta ad indicare il tipo di airflow, il logo Extra Mild Vape e la lavorazione della nostra campana dell'atomizzatore, ovvero una prima camera più ampia e una seconda camera proprio sotto il drip tip. Sempre osservando il nostro top cap noteremo delle lavorazioni sul bordo esterno e queste serviranno come incastro quando lo andremo a posizionare sopra il nostro deck. Per quanto riguarda le dimensioni avremo una lunghezza senza drip tip e senza filetto 510 di circa 37 mm nella parte alta, di 24 mm nella parte bassa per un diametro di 22 mm. Mentre il foro sotto il drip tip è di circa 2,3 mm. Riguardo a costruzione e finiture, l'atomizzatore direi che è praticamente perfetto. Anche tutti gli accoppiamenti non hanno alcun tipo di frizione piuttosto che di interferenza con altre parti, per cui direi che siamo di fronte a un prodotto realizzato veramente molto ma molto bene. Ora andrò a rigenerarlo utilizzando del 28 Gauss in N80. Farò una semplice coil di 6 spire su punta da 2,25. Vado a posizionare la coil esattamente in mezzo alle due viti. Le viti serrano perfettamente senza alcun tipo di sforzo. Vado a togliere l'eccedenza di filo
e andrò ad abbassare leggermente la coil indicativamente fino a questa posizione. L'atomizzatore farà passare l'aria attraverso questi due fori e, avendo il cotone che scende da entrambe le parti della coil, troverà sfogo esclusivamente passando sotto la nostra coil. Altre indicazioni che posso darvi è quella che, mantenendo la coil molto alta, avremo molto heat, mentre invece tenendo la coil più verso il basso avremo un heat decisamente più morbido. Resta di fatto che questo atomizzatore è un atomizzatore, a mio avviso, da inserire in quelle che hanno un heat abbastanza importante. A questo punto andrò a lavorare un baffo di cotone e andrò ad inserirlo all'interno della nostra coil. A questo punto andrò a tagliare il nostro cotone circa 1 centimetro oltre la dimensione del deck e andrò ad infilarlo nelle vasche di alimentazione. Il cotone in questo caso non necessita di molta lavorazione, va solamente infilato, tagliato e fatto passare all'interno delle vasche. Non necessita di essere sfoltito, non necessita di essere lavorato in alcun modo, va solamente infilato nelle vasche senza ovviamente pressarlo e nella quantità corretta, in modo tale che questo non sforzi all'interno delle vasche. Altra piccola attenzione che bisogna tenere: fare in modo che il cotone non vada sopra al piano dove c'è fissata la vite del positivo, in modo tale che non crei interferenza nell'incastro del top cap e che qualche baffo di cotone non vada ad ostruire il passaggio dell'aria. Fatto questo, procederemo al refill. Andrò a bagnare anche il cotone alla coil. Vado a montare l'atomizzatore sopra una box. La coil da 0,90 la farò lavorare a circa 14,5 watt. Vado a dare un'ultima pettinata al cotone. E il nostro atomizzatore è pronto. Come avrete notato, l'atomizzatore non è dotato di nessun tipo di sistema di risalita del liquido, quindi non sono presenti delle rope, non sono presenti delle mesh, non sono presenti tubizzini, xilema e quant'altro possa essere messo all'interno di un RDTA. Come funziona questo atomizzatore? Funziona principalmente grazie all'equilibrio di 3 fattori. Il primo è quello della pressione, quindi ogni volta che noi andiamo a tirare creeremo una pressione negativa del tank che aiuterà la risalita del liquido. L'altro fattore è quello della coesione del liquido all'interno del tank, quindi il liquido andrà in qualche modo a rivestire l'interno dell'atomizzatore in modo tale che viene pescato dal cotone. E il terzo equilibrio che viene sfruttato è quello dello sciabordio, quindi ogni volta che noi andremo a inclinare il nostro atomizzatore, il cotone automaticamente verrà irrorato dal liquido. A livello teorico questo tipo di funzionamento potrebbe sembrare quantomeno empirico, ma nella realtà dell'utilizzo e dei fatti questo tipo di equilibrio funziona e anche molto bene. Una nota molto positiva è il tiro. Il tiro è veramente molto silenzioso, è uno degli atomizzatori più silenziosi che abbia mai provato. Addirittura con il fatto che c'è molto materiale sopra la coil, anche il rumore della coil stessa è molto attutito, quindi un atomizzatore particolarmente silenzioso. A livello di funzionamento e di condensa non ho mai avuto un problema durante questi 10 giorni di intenso utilizzo che ho fatto di questo atomizzatore, per cui mi sento di dire che il funzionamento è veramente ineccepibile.
Ora vi faccio vedere un paio di abbinamenti. Prima montato su un tubo, questo è il The Note di Loud Cloud Mode, qui è sullo stego di APM Mode. Ora lo vedete montato sulla Petite Box di Vaponaut. In questo caso noterete che la posizione del top cap non è perpendicolare alla box, ma è possibile andare a regolarla allentando leggermente il center pin e andando a ruotare il fondello tenendo fermo il top cap. Una volta regolato andrò a chiudere il center pin e procederò a montarla sulla mia box, e ora si troverà nella posizione perfettamente perpendicolare alla nostra box. Due brevi cenni sul modder. Il modder Extra Mile Vape è un modder coreano, è un modder che è presente nel mercato high-end del vaping dal 2015. Principalmente si è distinto per la produzione di atomizzatori a mesh, quindi dei Genesis. Difatti il Monad prende il nome dal primo Monad, che era un Genesis. Adesso è stata rifatta la nuova versione V2 del Monad Genesis e in più è stata aggiunta questa nuova versione a cotone RDTA. Extra Mile Vape ha inoltre una produzione di mod come tubi meccanici e box high-end. Attualmente il brand Extra Mile Vape viene portato avanti in tutto e per tutto, dalla produzione alla progettazione, dal cugino del fondatore, in quanto il fondatore è prematuramente scomparso nel 2019 e il cugino, con il quale aveva un rapporto molto stretto, si è preso la briga di voler portare avanti il sogno del fondatore. Ora giusto due brevi considerazioni su questo atomizzatore. Ovviamente l'atomizzatore ha una personalità molto importante. È un atomizzatore che a livello di design è un po' di rottura, quindi è un atomizzatore che può piacere o non piacere, ma sicuramente non pecca in quanto a originalità. Le finiture e la costruzione sono di altissimo livello. Riguardo al funzionamento io mi sono trovato molto bene sin dal primo utilizzo. A livello di rigenerazione è veramente molto semplice, non richiede particolare attenzione nella cotonatura, la cotonatura è molto semplice e intuitiva. Consiglio di non fare l'errore di arrivare fino in fondo al tank con il cotone, in quanto innanzitutto non serve e secondariamente potrebbe addirittura provocare della sovralimentazione dell'atomizzatore. Il tiro e la FC sono veramente eccellenti, l'atomizzatore è silenziosissimo, il tiro è molto pieno, quindi non dà quell'effetto tipico dei bottom feeder piuttosto che degli atomizzatori che hanno il flusso d'aria laterale. Io mi trovo molto bene con il 2x1 mm, che comunque rimane un atomizzatore piuttosto contrastato. Per darvi un'idea, il 2x1 è un tiro che si avvicina all'1.3 massimo 1.4 mm, mentre invece l'Airflow 2x09 mm è un tiro che si attesta tra il millimetro e il millimetro e 2. Uno dei contro invece di questo tipo di Airflow è il fatto proprio che non è selezionabile, quindi per tutti coloro che volessero avere un tiro diverso da quello standard devono per forza di cose acquistare un secondo top cap. Altra cosa, l'atomizzatore arriva con uno standard spare parts veramente minimale. Si tratta di un O-ring, una vite e un altro O-ring per il center pin, mentre in opzione si possono avere le spare parts aggiuntive più complete e ovviamente con sovrapprezzo. Altra nota sulla quale non posso darvi un'informazione precisa in quanto non è ancora ufficialmente definito, il prezzo è piuttosto elevato. Parliamo di un atomizzatore made in Corea con delle finiture di altissimo livello e prodotto da un'azienda molto prestigiosa. Per darvi un'idea, l'atomizzatore avrà dei prezzi paragonabili e in linea con altri modder di quel territorio, come potrebbero essere Oliatti piuttosto che Vape Monster, costi che ovviamente sono giustificati dal tipo di costruzione ma anche dal numero esiguo di pezzi prodotti. Ultimissima informazione, l'atomizzatore arriverà in Italia nei prossimi giorni.
Appena ufficializzata la distribuzione vi metterò il link su dove acquistare l'atomizzatore in Italia. Spero di avervi dato tutte le informazioni necessarie per avere un'opinione su questo atomizzatore. Per qualsiasi altra informazione non esitiate a chiedere nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube per non perdere i prossimi video e di iscrivervi anche al nostro gruppo Facebook Mouth to Lounge. Vi ringrazio per la visione e arrivederci al prossimo video.